Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, è finita l'ultima amichevole precampionato, abbiamo portato a casa anche questa con i soliti ignoti Osimhen e Simeone che uno su assist di Oliveira sotto porta non sbaglia e lo sappiamo, e l'altro che non riesce a non segnare ogni volta che subentra. Non ci sta niente da fare. Simeone è quella garanzia dalla panchina che mette in difficoltà Garzia per quanto riguarda Raspadori, perché dobbiamo trovare un ruolo a Raspadori. Ci sta provando Garzia e l'abbiamo visto anche nelle partite scorse, ma ne parliamo in questo video. Andiamo nel dettaglio perché gli spunti in questa partita sono tanti. Un Napoli camaleontico è dir poco, è un Napoli che con i due innesti di mercato che hanno esordito oggi può anche avere un'altra soluzione a centrocampo. L'abbiamo visto con i cambi. Ne parliamo ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate di questo Napoli di Garzia, perché si vede e come la mano del nuovo allenatore. Non è lo stesso Napoli, sicuramente è un Napoli che alcuni automatismi sono ovviamente quelli di Spalletti per quanto riguarda qualche triangolazione, per quanto riguarda gli inserimenti che abbiamo visto di Oliveira, che più o meno i movimenti quelli sono, però ci sono delle verticalizzazioni soprattutto dai due centrali difensivi, lo abbiamo visto soprattutto in questa partita ma anche nelle scorse. Dal secondo passaggio possiamo arrivare in porta, l'abbiamo visto con il passaggio addirittura di Nathan subentrato nel secondo tempo con Lozano, l'abbiamo visto nell'aver servito Osimhen anche nel primo tempo, subito lanciato a rete da centrocampo con un raso terra in verticale. Comunque è un Napoli in un'ottima condizione fisica, in un'ottima condizione agonistica, e fa ben sperare per l'esordio con il Frosinone alla prima di campionato. Partiamo dal primo tempo e vediamo cosa è successo in questa gara ragazzi. Nel primo tempo Kvaratskhelia ha fatto venire il mal di testa al marcatore con dribbling in continuazione. Ovviamente è mancato quel pizzico di cattiveria, è mancato quel poco di lucidità nel servire talvolta Osimhen o nello scarico dietro, dove poi siamo arrivati un tantino in ritardo, però al terzo si accende Kvara, al nono si accende Kvara, punti che ho preso. Al 26esimo c'è un contropiede che dobbiamo analizzare e mi mangio le mani a morsi, perché quei contropiedi devono per forza, non dico terminare con il gol, però ci dobbiamo andare vicini. Vuoi che però si sono trovati secondo me giocatori non al loro posto, perché la palla arriva a Kvaratskhelia che doveva lanciare il contropiede. Se c'era Zielinski al posto di Kvara e Kvara era già a sinistra, secondo me il contropiede sarebbe scattato, e come. Kvara poteva servire Osimhen, è vero, però poi sbaglia il lancio, nulla di fatto. Parliamo della storia Raspadori, perché hanno dato il Napoli con un 4-3-3, ma non è mai stato un 4-3-3 nel primo tempo. Lo vogliamo chiamare 4-2-3-1, 4-3-1-2. Raspadori comunque giocava più a ridosso della punta, dietro la punta, lasciando la fascia destra ad Elmas e Di Lorenzo. Non l'abbiamo mai visto fare l'esterno, tanto è vero che l'avrà capito anche Garzia. Raspadori come esterno destro è sprecato, perché non è il suo ruolo, non è il suo habitat. Lo vedi, Raspadori deve stare nel vivo del gioco, non è l'attaccante che ti punta l'uno contro uno, se ne va sulla fascia, mette la palla al centro. Non lo è. Quindi secondo me Garzia ci sta provando e riprovando per ritagliargli un ruolo in questo Napoli, e resta per me fondamentale Raspadori per il livello tecnico, per i piedi, per la giocata che può scaturire da un momento all'altro, perché Raspadori dai 20 metri può tranquillamente mettere la palla nel ferro e andiamo in vantaggio, i numeri ce li ha. E dal punto di vista del Napoli camaleontico che vi parlavo prima, lo vediamo con i cambi che poi ci sono stati nel secondo tempo.
0-0 finisce il primo tempo con un Napoli che non ha mai sofferto, un Napoli in completo dominio del gioco, e non venitemi a dire abbiamo giocato contro l'Apollo Limassol, perché comunque devi tenere sempre il pallino del gioco, pur avendo un gioco diverso da questo punto di vista da quello di Spalletti, perché se con Spalletti tenevamo più palla c'erano non molti, però c'erano più passaggi, diciamo, per arrivare nell'area avversaria. Con Garcia, l'ho detto prima, ci può stare tranquillamente un'imbucata dal centrale di difesa che sale al centrocampo e la palla arriva all'esterno d'attacco o alla prima punta e siamo in area di rigore, essendo pericolosi. Comunque, girandola di cambi che mi sono segnato perché sono stati tantissimi: Lozano per Quara, Caiusta è entrato al posto di Zielinski, Simeone per Osimhen, è entrato Mario Rui, è entrato Zerbin per Lobotka, poi è entrato anche Nathan. Però volevo parlare della situazione Caiuste. All'esordio è stato schierato al posto di Zielinski dove gioca Zielinski, poi è uscito Lobotka ed è entrato Zerbin. Caiuste è andato a fare il regista, quindi c'è anche quest'altra cosa da analizzare, perché sappiamo che Caiuste è stato un acquisto sul quale Garcia ha posto il veto, quindi molto probabilmente il vice Lobotka diciamo in condizioni di emergenza lo può fare anche Caiuste. Caiuste ha giocato lì, è un centrocampista difensivo che ha giocato al centro a centrocampo, quindi secondo me il ruolo che ha ricoperto di meno nella carriera, seppur giovane, se vogliamo chiamarla carriera, ma non è una carriera lunghissima, però ha giocato poche volte al posto di Zielinski, dove gioca Zielinski, ma molte più volte al centro appunto del centrocampo, quindi ne vedremo delle belle, ed è stata una partita che mi ha non ero diciamo poco tranquillo perché il Napoli mi dava campanelli d'allarme, assolutamente, però è una partita che mi ha confermato e mi ha dato quello stadio di tranquillità che non deve essere a pagamento. Attenzione, perché dobbiamo affrontare il Frosinone, che ripeto e l'ho già detto in altri video, è una squadra che sale dalla serie cadetta, può avere una preparazione forse più avanti di squadre di alta classifica che poi devono giocare su più fronti, devono mantenere una condizione per tutto l'anno. Siamo sempre alle solite, le squadre che salgono cercano di macinare punti, quanti più punti, fino a marzo, quindi aspettiamoci un Frosinone sicuramente a livello atletico agguerrito, ma è un Napoli che non vedo soffrire, non ho visto soffrire oggi, quindi mi lascia sperare e tanto per questo inizio di campionato. Ottimo, ovviamente Olivera, che mi è piaciuto tantissimo sia nel primo sia nel secondo tempo con gli inserimenti che gli abbiamo già visto fare, sì, però grandissimo assist servito ad Osimhen, così come un grandissimo assist servito da Juan Jesus per il Ciolito Simeone, che al bacio insacca. E a Napoli si dice Simeone mi fai arrecriare, è perché sì, Simeone è veramente quel centravanti che tutti vorrebbero, quel centravanti poi che tutti vorrebbero addirittura avere in panchina da subentrato, che ti risolve le partite. Speriamo di continuare su questa falsariga anche dal punto di vista del Ciolito, perché rivivere i momenti del Ciolito a San Siro, di Simeone contro la Roma, di Simeone in Champions League che ti sblocca la partita al limite perché non hai la punta disponibile, hai raspadori in più. Speriamo di goderci un grandissimo campionato di Serie A con i piedi per terra, senza essere presuntuosi perché siamo i campioni d'Italia, perché le partite vanno giocate tutte quante. Però un applauso, e concludo questo video così, al lavoro che ha fatto Garcia, perché non era semplice motivare, rimotivare i calciatori, trovare altre trame
di passaggio e metterci il suo in un Napoli che io poi credevo non potesse far di meglio dopo aver visto Sarri, dopo aver visto il Napoli di Spalletti. Dove può arrivare questo Napoli? Un Napoli che ha risorse infinite anche dal punto di vista del calciomercato, quindi guardate e imparate, perché i colpi che ha fatto il Napoli con Nathan e Cajuste non sono colpi di mercato per caso. Poi c'è la situazione Arabia Saudita rispedita al mittente per Mario Rui e per Zielinski, perché hanno giocato tutte e due, e quindi non credo che partano per l'Arabia Saudita. Osimhen, che nemmeno ha accettato le sirene arabe, è un Napoli che dà il buon esempio, ragazzi. È un Napoli che dà il buon esempio. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Restate sintonizzati. Da domani cercheremo di ripartire con qualche live. Faremo il punto della situazione. E poi, ovviamente, iscrivetevi al canale perché cominceranno le live per le partite di campionato, i post partite in live con ospiti. Iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e non vi perdete niente. Sempre Forza Napoli, ciao!